Una delle cose più belle di una lingua è che ci sono più modi per dire la stessa cosa. Alcuni modi sono più semplici, letterali, altri sono più particolari, idiomatici. E oggi parliamo proprio di questo. Ciao a tutti e benvenuti a un nuovo video. Io sono Stefano e sono un insegnante di italiano per stranieri. Nel video di oggi ti darò delle alternative molto naturali e autentiche per dire delle frasi molto comuni in italiano. E lo sai che a me piace essere veloce, diretto, quindi iniziamo subito col video di oggi. E partiamo da una frase molto utilizzata: fare velocemente. Spesso ci capita nella vita di tutti i giorni di fare qualcosa velocemente. Beh, un altro modo per dire fare velocemente è fare di corsa. Fare di corsa o anche fare di fretta. Fare di fretta. Attenzione però, quando dico fare di corsa non intendo che sto correndo davvero. Però quando corriamo significa che stiamo andando più veloce di quando camminiamo. Quindi fare qualcosa di corsa significa farlo velocemente. Per esempio, ero in ritardo, rischiavo di perdere il treno e quindi ho fatto lo zaino di corsa, cioè l'ho fatto velocemente. O anche, non fare sempre tutto di corsa, rilassati. Cioè non fare sempre tutto velocemente, calmati, rilassati. E adesso però vediamo il contrario, fare qualcosa lentamente. Beh, possiamo dire prendersela comoda. Prendersela comoda. Quindi usiamo il verbo pronominale prendersela e aggiungiamo comoda. È come un po' dire prendersi la vita comoda, tranquilla. Quindi fare qualcosa lentamente. Per esempio, oggi me la voglio prendere comoda e non fare troppe cose. O anche, siamo andati da Trento a Roma in macchina, ma ce la siamo presi comoda e abbiamo fatto diverse pause lungo il tragitto. Quindi abbiamo fatto lentamente, non siamo andati diretti da Trento a Roma, ma ci siamo fermati, abbiamo fatto le cose con calma, abbiamo forse mangiato al ristorante, visitato un paesino. Però prima di andare avanti voglio ricordarti che abbiamo preparato per te un fantastico PDF con la lista di tutte le frasi che vediamo oggi in questa lezione, ovviamente anche gli esempi, e degli esercizi di vocabolario molto utili per ricordare e memorizzare più facilmente e in contesto queste frasi. Puoi scaricare questo fantastico PDF scannerizzando il QR code che vedi qui sullo schermo o anche cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Inserisci il tuo nome, la tua email e ti invieremo questo fantastico PDF. Ti aiuterà tantissimo. Adesso andiamo avanti e vediamo una frase molto comune in italiano, anche dal punto di vista culturale. Fare una passeggiata. Fare una passeggiata. Passeggiata è una delle mie parole preferite in italiano, cioè uscire a camminare senza una meta precisa, solo per il gusto di camminare. Beh, in italiano abbiamo un altro modo per dire fare una passeggiata che è molto comune. Fare un giro. Fare un giro. Ora, un giro è questo. Se io sto così, faccio un giro, ok? Ma la parola giro in questo caso ha proprio il senso di fare una passeggiata, cioè camminare senza una destinazione precisa. Per esempio, dopo cena facciamo un giro in centro o andiamo a fare un giro al parco. E adesso vediamo un altro modo per dire mangiare velocemente. Beh, possiamo dire mangiare al volo. E possiamo anche aggiungere, se vogliamo, è una cosa molto comune in italiano, la parola boccone. Mangiare un boccone al volo. Ma che cos'è il boccone? Beh, quando io per esempio mangio, non so, un panino e faccio aum,
mastico e mando giù, quello era un boccone. Quindi il boccone è il pezzo di cibo che va nella nostra bocca. E usiamo l'espressione al volo. Quando facciamo una cosa al volo, vedremo anche altre espressioni con al volo, significa che la facciamo velocemente. Quindi mangiare un boccone al volo o mangiare al volo significa mangiare velocemente. Per esempio, la pausa pranzo è solo di 30 minuti, abbiamo giusto il tempo di mangiare un boccone al volo. O anche, questa mattina ho mangiato al volo perché ero in ritardo. Quindi, se mangiare velocemente si dice mangiare al volo, quando capiamo qualcosa velocemente, quindi capire velocemente, come si dice? Capire al volo. Se io ti dico qualcosa e tu la capisci al volo, significa che l'hai capita molto velocemente. Per esempio, io e mio fratello ci capiamo sempre al volo. Qui abbiamo una costruzione reciproca. Io capisco mio fratello e mio fratello capisce me al volo, quindi ci capiamo velocemente. O anche ho letto le istruzioni e ho capito al volo cosa dovevo fare. E se passiamo velocemente in un posto? Possiamo ovviamente dire passare al volo. Questa è un'espressione che usiamo sempre in italiano. Ma cosa intendo con passare velocemente in un posto, in un luogo? Ti faccio un esempio. Ti serve qualcosa da mangiare? Passo al volo al supermercato. In questo caso non è che io vado al supermercato e passo tanto tempo al supermercato e il luogo dove sto effettivamente andando, ma passo al supermercato, cioè forse io sono in ufficio, sto per tornare a casa e anziché andare dall'ufficio a casa mi fermo 5 minuti, passo al volo al supermercato, cioè faccio una piccola deviazione con la macchina, vado al supermercato al volo velocemente, prendo qualcosa da mangiare e torno a casa. Quindi possiamo usare passare in questo senso per indicare l'azione di andare in un posto che però non è la nostra destinazione finale. E in realtà abbiamo anche un altro modo per dire passare in un luogo, passare in un posto, che ha lo stesso significato di passare al volo, ma è molto carino. Sto parlando dell'espressione fare un salto. Fare un salto. Che cosa significa fare un salto? Come possiamo vedere qui, abbiamo una persona che sta saltando, sta facendo un salto. Quando diciamo però fare un salto, nel senso di fare un salto in un luogo, in un posto, stiamo dicendo passare velocemente in quel posto, quindi non un luogo che è la nostra destinazione finale o comunque un luogo dove non andiamo per rimanere. Per esempio, faccio un salto in banca a prelevare i soldi. Cioè io vado in banca perché ho bisogno di contanti, ma non è che vado in banca e ci passo tanto tempo. Faccio un salto, vado velocemente, prendo i soldi e vado via. O anche, sei libero oggi pomeriggio? Faccio un salto da te. Cioè, vengo da te, sto 10 minuti, ci prendiamo un caffè, parliamo un po' e poi me ne vado. Faccio un salto da te. Questa espressione è molto usata. E ora, qual è un altro modo super carino per dire parlare con qualcuno? Possiamo dire fare 4 chiacchiere. Fare 4 chiacchiere. Fare 4 chiacchiere. Possiamo anche dire 2, fare 2 chiacchiere. Però, sì, 2 o 4. Solo 2 o 4. Non so perché. Per esempio, ti va se ci incontriamo stasera per fare 4 chiacchiere? Cioè, hai voglia di incontrarti con me stasera così parliamo un po'. E ora vediamo un altro modo per dire notare. Notare. Quando noi notiamo qualcosa, facciamo caso a qualcosa. E sì, per notare possiamo anche dire fare caso a qualcosa. Per esempio, non avevo fatto caso al tuo nuovo taglio di capelli, cioè non lo avevo notato. Sì, ti ho guardato, mi sembravi un po' diversa, ma non ho capito cosa c'era. Ah,
non avevo fatto caso al tuo taglio di capelli, non lo avevo notato. O anche, hai fatto caso a quanto è migliorato il tuo italiano? Cioè, hai notato questa cosa? Hai notato che il tuo italiano è migliorato tantissimo? E sempre per parlare di fare caso, un altro modo per dire a qualcuno di non preoccuparsi, di non dare importanza a una cosa, è non farci caso. Quindi è sempre fare caso, ma ovviamente negativo, perché stiamo dicendo a qualcuno di non preoccuparsi, di non dare importanza a una cosa, ma aggiungiamo anche la particella C, non farci caso. Per esempio, non ci fare caso se sbaglio, mentre sto parlando in una lingua straniera. Sto ancora imparando. Non ci fare caso se sbaglio, sto ancora imparando. Cioè, non dare importanza a questa cosa, non preoccuparti. O anche, non ci fare caso se la casa è in disordine. Cioè, non dare importanza a questa cosa. E ora vediamo un altro modo per dire ricordare. Se io ricordo qualcosa, perché devo ricordare quella cosa, significa che la tengo a mente. Infatti possiamo usare il verbo tenere a mente. Per esempio, tieni a mente che imparare una lingua richiede molto tempo. Cioè, ricorda questa cosa. Tienila a mente, cioè tieni questa cosa nella tua mente, non farla andare via, la devi ricordare. O anche tieni a mente quello che ti ho detto. E adesso vediamo un sinonimo di impegnarsi. No, impegnarsi, quando noi diamo il massimo e ci impegniamo a studiare, ad allenarci. Beh, possiamo anche dire mettersi sotto. Mettersi sotto. Per esempio, se vuoi superare l'esame, devi metterti sotto a studiare, cioè devi impegnarti, devi dare il massimo a studiare. Mettersi sotto a me dà un po' l'idea di quando facciamo una cosa e facciamo solo quella, non facciamo altro. Mi metto sotto con lo studio e non faccio altro. O per esempio, questa è una frase che puoi dire tu: quest'anno mi metto sotto con l'italiano, cioè studio il più possibile, mi impegno al massimo, non faccio altro, mi metto sotto con l'italiano. E se invece siamo distratti, qual è un altro modo per dire essere distratto? Beh, possiamo dire avere la testa altrove. Altrove è un avverbio un po' formale in italiano per dire in un altro luogo, da un'altra parte. Quindi avere la testa altrove significa avere la testa non qui, ma da un'altra parte, perché siamo distratti. Per esempio, scusa, non ti ho ascoltato, avevo la testa altrove. O anche, oggi hai la testa altrove, c'è qualcosa che non va? Ti vedo distratto e dico, oggi hai la testa altrove. E adesso vediamo quest'altra frase che mi piace davvero tanto. Quando per esempio noi siamo amici con qualcuno, però poi non parliamo più con quella persona. Sai, a volte capita, siamo amici con qualcuno, poi prendiamo strade diverse, abbiamo vite diverse e non parliamo più con quelle persone, non frequentiamo più quelle persone, non usciamo più insieme, eccetera. Beh, c'è un'espressione bellissima per dire proprio questo, che è perdersi di vista. Perdersi di vista. Ma attenzione, perdersi di vista non ha davvero a che fare con la vista, cioè non è che io non vedo più una persona letteralmente, ma che ci siamo persi di vista nel senso che non abbiamo più un rapporto, perché abbiamo le nostre vite sono cambiate. Per esempio, dopo il liceo ho perso di vista tutti i miei compagni. Questa è una cosa che succede spesso, no? Dopo la scuola tutti ci trasferiamo forse in posti diversi, chi inizia a lavorare, chi va all'università e ci perdiamo di vista con i nostri compagni di scuola. O anche Luca e Sofia si erano persi di vista e poi si sono ritrovati sui social. Quindi prima si erano persi di vista e poi si sono ritrovati su Facebook, per esempio. E ora, qual è un altro modo per dire fare qualcosa all'ultimo momento? Possiamo dire fare qualcosa all'ultimo.
Cioè, togliamo semplicemente momento. Possiamo semplicemente dire all'ultimo. E mi raccomando, una cosa che io non voglio che tu faccia all'ultimo è scaricare il nostro fantastico PDF. Infatti, in questo PDF trovi tutte le frasi di oggi, con gli esempi e anche con gli esercizi. Quindi scaricalo ora, così magari lo puoi stampare o salvare sul tuo computer e ripeterlo dopo la lezione. E ovviamente fare gli esercizi. Scarica il PDF cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. Vediamo qualche altro esempio con all'ultimo, fare qualcosa all'ultimo. Abbiamo prenotato il viaggio in Islanda all'ultimo. Cioè all'ultimo momento, qualche giorno prima di partire. O anche abbiamo deciso tutto all'ultimo. O anche preparo sempre le valigie all'ultimo. Cioè le preparo proprio poco tempo prima di partire. E ora, qual è un sinonimo di riordinare? Siamo a casa, la nostra casa è un casino, è tutto in disordine e noi dobbiamo riordinare la casa. Qual è un'espressione che usiamo molto in italiano per dire questo? Beh, mettere a posto. Cioè significa che metto tutte le cose al proprio posto. Così la casa è di nuovo ordinata. Per esempio, Giovanni, metti a posto la tua camera. Cioè riordina la tua camera. O anche, dobbiamo mettere un po' a posto la casa prima che arrivino gli ospiti. E qual è un sinonimo di organizzarsi, fare dei piani con gli amici, per esempio? Per esempio, sento i miei amici e decidiamo di andare a mangiare una pizza questo sabato. Dobbiamo organizzarci, dobbiamo fare dei piani. O, questa è una frase che tutti gli italiani usano, dobbiamo metterci d'accordo. E sì, possiamo usare l'espressione mettersi d'accordo per dire organizzarsi, fare dei piani. Tu già conosci l'espressione essere d'accordo, cioè tu dici una cosa, questa cosa mi piace, anch'io penso lo stesso, quindi sono d'accordo. Ma mettersi d'accordo è una cosa completamente diversa. Significa semplicemente fare dei piani, organizzarsi. Per esempio, domani ci mettiamo d'accordo per l'orario della riunione, cioè facciamo dei piani. Troviamo un orario che vada bene per tutti. Troviamo un accordo, ok? Perché quando facciamo dei piani tra due persone stiamo trovando un accordo, no? O anche ci siamo messi d'accordo per vederci domani, cioè abbiamo fatto questo piano. E ora, qual è un modo per dire rifiutare? Se io rifiuto qualcosa, dico di no. Dire di no. E questo è molto molto importante. Ricorda la preposizione di. Dire di no. E ovviamente per accettare, dire di sì. Facile. Per esempio, Paola mi ha chiesto un favore, ma ho dovuto dire di no, cioè ho dovuto rifiutare. Non potevo aiutarla. O anche, nella vita, non puoi sempre dire di sì, cioè non puoi sempre accettare tutto. E qual è un altro modo che probabilmente già conosci per dire aiutare? Dare una mano. Dare una mano. Facile. Per esempio, mi daresti una mano con questi esercizi? Cioè, mi aiuteresti con questi esercizi? O anche, Fabio, vai a dare una mano alla nonna ad apparecchiare la tavola. Cioè, vai ad aiutare la nonna. E adesso vediamo l'ultima frase. Qual è un altro modo per dire essere molto stanchi? Proprio stanchissimi. Essere a pezzi. Essere a pezzi. Sì, è come se non fossimo più interi, ma fossimo in tanti pezzi piccoli, proprio distrutti, stanchissimi, rotti. Per esempio, ho lavorato veramente tanto oggi e ora sono a pezzi, sono stanchissimo. O anche, stasera non me la sento di uscire, sono a pezzi, sono stanchissimo, non ho le forze di uscire. Fantastico, abbiamo finito con questa bellissima lezione. Adoro trovare altri modi per dire la stessa cosa, però dirla in modo naturale,
autentico. E so che queste frasi ti aiuteranno tantissimo non solo a capire di più gli italiani, ma anche a parlare in modo più naturale. Quindi adesso scarica il fantastico PDF con la lista di tutte le frasi, gli esempi che abbiamo visto e anche gli esercizi che ti aiuteranno a ricordare meglio queste frasi in contesto, e puoi farlo semplicemente scannerizzando il QR code che vedi sullo schermo o cliccando sul link qui sotto in descrizione o sul primo commento. E non dimenticare anche di lasciare un bel mi piace, perché questo ci aiuta tantissimo a far crescere il canale. Infatti, se lasci mi piace, YouTube capisce che questo video è utile e quindi lo consiglierà a tanti altri studenti e studentesse come te. E non dimenticare anche di iscriverti al canale e attivare la campanellina in modo tale che non perderai nessun video futuro. E noi, come sempre, ci vediamo nella prossima lezione. Un abbraccio dall'Italia. Ciao!